Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo, che ero molto curioso, perché ho sentito che alcuni ne parlano bene, Ariana Evans, base nuova vegetale VR1. Vediamo cosa c'ha da dire. Io ho preso sia una K2E, tutti sti codici, vabbè, non importa, la mia la sapete già, la K2E tagliovata, che quello che ho preso io, The Gothic Quarter, è veramente una gran profumazione. Questa qui non è male, è piacevole, però sinceramente a me non mi ha trasmesso nulla di che. Si sente sì un po' di agrumato, qualche nota forse legnosa o di resine dolci, però non mi aspettavo sulla profumazione almeno un qualcosa in più. Però non è male, ma non è neanche chissà che. Adesso andiamo. Rasoio 316 armato di Gillette Nacet e pennellino maialino Zenith Vintage. Siccome so che sono comunque saponi molto grassi, ho già messo sulla scatola con l'acqua calda a sciogliere il sapone sotto con l'acqua, quindi avremo tutti i burri disponibili in viso. E vediamo cosa succede. Dopo logicamente per conto mio farò anche un altro tipo di prelievo direttamente in face latte e via dicendo, come sempre. Se dopo ci sono delle novità vi aggiorno, altrimenti se anche in un altro metodo magari rimane sempre la stessa sensazione, non vi dico altro, ecco. Gli scatto col sapone e via. Ho fatto il video sulla vegetale che c'era prima e a me sinceramente, no, per carità non che sia stata male, però per il costo e le prestazioni che aveva a me non mi aveva colpito. Teniamo conto che io ero un super ed entusiasta fan di Ariana ed Evans, quindi quando ho cominciato con la Kaizen 1, che già era un passo sotto per me, sia nelle profumazioni che anche sotto altri aspetti, dopo la Kaizen 2 è andata giù proprio del tutto, perché se voi sentivate le profumazioni della prima Kaizen fatta in America e quello che è arrivato dopo qua, non sembrava più neanche lo stesso sapone. Speriamo che adesso si siano un attimino riscossi, sarei felice. Tanto valutiamo il vegetale, un passo alla volta. Per adesso sta montando molto bene. Qualche pelo. Perché quando il pennello dopo resta fermo per parecchio tempo ho notato che
magari si allenta un po' la base del ciuffo e rischi che mi perda qualche pedazzo. Ok. Sapone molto scorrevole. La profumazione sinceramente non la sto tanto sentendo nel montaggio e nell'uso. C'è anche da dire che io questa ho preso, non posso sapere se ce ne sono altre meglio o peggio, io valuto quello che provo. Mi preparo un altro filo di sapone, se dopo devo fare dei ritocchi. Sapone abbastanza morbido ma anche duro, cioè nel senso che è un impasto abbastanza, sembra quasi una cera, diciamo, ecco, mettiamola così. Intanto lo trovo più scorrevole e un montaggio migliore del vegetale che avevano fatto prima. Ok. Ok. Facciamo i ritocchini e dopo vi dirò la mia. Peccato che mi aspettavo
però può essere che sia solo questa, anche perché insomma ci sono dentro anche delle note che dovrebbero avere una certa persistenza, però purtroppo cioè la profumazione, almeno al mio naso, è veramente leggerissima. Micro red point lì, ma brufoletto piccolo, ci può stare. È purtroppo un periodo che sto prendendo varie medicine, quindi se è un brufoletto quello ci può stare. Comunque il 316 non è un italico. Perché ormai vedete, cioè, tutti i saponi di ultima generazione ormai montano bene, cioè, sono un gusto da vedere in viso, però dopo le prestazioni non è detto che siano allo stesso modo. Adesso qua vediamo cosa succede. Per adesso si sta comportando benissimo, veramente molto bene. Si sente che anche come copertura non è male, ok? Non è, ecco, non è tra i migliori ma non è male. Anche perché comunque premontandolo in ciotola un po' di profondità in meno la si gioca. Comunque ho visto che anche i costi 22-23 euro, comunque se magari beccate un po' di sconti anche su Epoca o in giro che ci sono degli sconti, li portate a casa. Quindi valutiamo anche il costo che ha. Ok.
e adesso ce la raccontiamo. Allora, vi dico la mia. È un buon vegetale. Paragonarlo a Pantarei, ecco, per me ce ne vuole. Quindi è un buon prodotto, per quel, secondo me nella sua fascia di prezzo ci può anche stare. Mi aspettavo un qualcosa in più sulla profumazione, quindi se ce ne sono che hanno comunque una certa spinta e anche composizione, come ad esempio l'altro tagliovato che ho preso, The Gothic Quarter, che veramente si sente bene, qui abbastanza leggerina, personalmente non mi ha colpito, cioè mi aspetto comunque delle profumazioni un pochettino più elaborate. Protezione non è male, però non è un tagliovato, cioè si sente tranquillamente che non è un tagliovato, 2-3 puntini qua, un paio qua. Non ho neanche insistito alla morte, cioè sono in BBS, sia chiaro, però non ho neanche insistito alla morte e si sente che la protezione è buona, perché non si può dire che non è buona, fa bene il suo lavoro, ma secondo me non è tra i big assolutamente dei vegetali. Per me già un Saunter Witchcraft, per me ha una marcia in più di questo. Post rasatura non è male, migliorato sicuramente, almeno sul mio viso è migliorato dall'altro che c'era prima, dall'altra linea, che sentivo proprio la pelle a me tirare. Qua il post rasatura è buono, è piacevole, dopo lo sentirò anche magari più in là, però adesso ci metto l'after. Quindi un buon post rasatura, la protezione secondo me è buona, non un miracolo, buona, ottima scorrevolezza, bel montaggio e un bel sapone. Secondo me è un buon sapone. Non mi fa assolutamente gridare al miracolo, per me personalmente, perché come vi ho detto un Saunter Witchcraft, anche un Phoenix, per carità, anche se lo trovo più sbilanciato sulla scorrevolezza, però anche un Phoenix o anche su Pantarei non ne parliamo, anche gli IB secondo me sono 3 scalini sopra, ma se la gioca comunque tra i migliori, nei primi 10 tagliovati vegetali che ho provato è dentro nei migliori 10, quindi secondo me ci sta. Dopo c'ho anche qualche piccolo brufoletto, quindi ci può stare. Tutto sommato è stata una bella rasatura. Come after ci abbiniamo il Musashi 2 di Gentleman Nude, che è un agrumato che secondo me si abbina alla perfezione. Mamma che profumazione, ragazzi, si sente che questo deve essere fatto in collaborazione con profumiere. Yuzu, Jasmine e Wood. Mamma mia. Questa cavolo è una profumazione che quando la annusi dici wow. Questa sì. Però per dirvi, il Kaizen 2 è il tagliovato, mi ha fatto dire wow quando l'ho usato, quindi buono. Bisogna studiarle, starci dietro a queste profumazioni, se una cosa esce un po' così, cavolo, bisogna starci dietro, ormai ci vuole anche quello. Ok, e allora, buon sapone ragazzi, costa 22-23 euro, mi sembra 23, trovate magari con sconto del 12%, 15% magari da qualche parte. Secondo me se andate lì sui 18-19 euro è un buon sapone ragazzi, fa bene il suo. Già se prendete Stirling secondo me avete stessa scorrevolezza, più o meno stesso post rasatura, però la differenza è che avete più protezione, e questo io che mi dico, cioè il vegetale ragazzi non è facile da fare, per come la vedo io. Questo è un buon vegetale che fa benissimo il suo lavoro, è anche un impasto abbastanza solido, quindi vi dura il sapone, cioè è un buon vegetale, ma non è un miracolo, questo è il mio punto di vista. Ecco, però è un buon prodotto, cioè se lo prendete, lo usate e magari non avete usato tanto altro, dite questo è un signor sapone, perché vi fate bene la barba, ma da lì a dire che
top dei vegetali, ce ne passa per me tanto, parere mio. Proveremo il taglio lovato, che lì mi aspetto un passetto in più. Vediamo, dai. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.